Allora il meteo non è del migliore, ma non importa. Più che altro mi dispiace che essendoci questo grigiume, i colori non siano dei migliori, dei più allegri, diciamo, no? Ecco, per quanto riguarda i contenuti video. Ma dai, non importa. Oggi andiamo a fare una prova pratica, andiamo proprio a vedere come si fa a mettere qualche seme in vasetto o nei blister di coltivazione, quindi vi faccio vedere il processo praticamente da zero. Dai, andiamo. Allora, nei video precedenti che potete trovare ai vari link che vi metto in sovraimpressione, siamo andati a vedere assieme l'uso a mio avviso importantissimo della perlite, ecco, in quanto ci dà una mano per quanto riguarda appunto soprattutto le irrigazioni, nel senso che avete visto che ha una forte propensione a trattenere l'acqua e a rilasciarla lentamente, quindi per quel che mi riguarda, insomma, è il vantaggio principale, ecco. Dopo sicuramente non sto qua a dilungarmi sul fatto che l'apparato radicale vada diciamo sviluppato in maniera migliore, eccetera, far prove di due vasetti, uno con e uno senza, vedere quale pianta cresce per prima, secondo me non avrebbe senso. Comunque, uso della perlite, l'importanza del substrato, ecco, che anche lì avete visto per esempio con le piantine di carciofo, sì, mi è diciamo cresciuto in modo molto più vigoroso la piantina, cresciuta in modo più vigoroso la piantina col substrato da pochi euro, che non fa quello professionale, però ecco, sono esperimenti che vi lascio a voi, che sicuramente se approccerete il tutto vi divertirete un sacco. Basta, poi abbiamo visto in un altro video, sempre qui in sovraimpressione, i primi cenni di cosa vuol dire insomma seminare, nel senso cos'è un seme, le varie dimensioni, eccetera, i vari supporti dove coltivare, no, le nostre piantine, quindi i vasetti piuttosto che i blister di coltivazione e quant'altro. Oggi andiamo proprio invece a fare l'operazione vera e propria. Quindi la prima operazione che andiamo a fare è ovviamente andare a preparare il substrato. Io mi adopero in questa maniera e ognuno ha il suo sistema che appunto troverete più o meno comodo, però io faccio così. Il primo consiglio che vi do è di procurarvi una vasca per il substrato, cioè un grande contenitore dove riporre appunto il substrato da lavorare. Ora io avevo a disposizione questa vecchia cisterna, ok, quindi ho ritagliato praticamente una porzione di cisterna classica da 1000 litri e ci ho ricavato appunto questo gran contenitore dove ripongo sostanzialmente il substrato da coltivazione, che poi lì andrò a fare praticamente il mix con la perlite o con quel che ci serve, ecco. Ho un secchio a parte dove vado poi col trapano a sfrollare il terreno, quindi a renderlo perfettamente farinoso, quindi a evitare che qualsiasi tipo di grumo che troviamo sul substrato vada praticamente sfrollato, ok? Ecco, quindi non ci troveremo più nei vasetti o nei blister di coltivazione nessun tipo di grumo. Ecco, e poi la stessa vasca, ok, lo stesso grande contenitore, andremo praticamente a usarlo per riempirci comodamente di terriccio i nostri blister o i nostri vasetti, va bene? Ecco, qui vedete uno vuoto e uno ovviamente riempito, in modo tale che anche se noi andiamo a lavorarci e diciamo il terriccio va a sbordare a destra e a sinistra o in qualsiasi direzione, comunque rimarrà all'interno del gran contenitore, diciamo, e non andrà perso mai nulla. Ecco, questa qua è la comodità che io ho intrapreso. Dopo avevo iniziato con una cassetta più piccola, però ho visto che le dimensioni erano veramente diciamo risicate, quindi qui lavoriamo sul largo, avete il posto per tenere il vostro terriccio, il posto per mettere il terriccio nei blister di coltivazione, potete anche riporre i blister man mano che li fate più in là. Quando avete terminato sostanzialmente andate a prendere i vostri blister, sono belli che pronti, puliti, e non avete sprecato
sostanzialmente nessun terriccio, cioè il terriccio è rimasto sempre nel gran contenitore. Dai, andiamo a fare una prova pratica, vi faccio vedere. Ricapitolando, grande contenitore per la comodità di avere il terriccio all'interno, quindi che non vada da nessun'altra parte. Un contenitore appunto per andare a sfrollare il terriccio una volta mescolato con la perlite o quel che serve. I tre attrezzi che io utilizzo qui sono sostanzialmente una sessola, ok, ecco, questo si chiama sessola, una spazzoletta che adesso vi faccio vedere a cosa serve, un rastrelletto da giardinaggio, quelli proprio da pochissimi euro, tanto per, diciamo, metterci sempre in parte il substrato che ci serve, ecco. E la prima cosa che andiamo a fare è intanto andare per esempio a mischiare la perlite, quindi con la sessola andate bene, aspetta che ci giriamo un po', ecco. Con la sessola andate bene perché avete una misura, quindi se utilizziamo la perlite al 10%, sostanzialmente è molto semplice, andremo a mettere 9 sessole di terriccio e una sessola di perlite, ok? Quindi il 10% sostanzialmente. Bene, adesso io qua ho già mischiato un pochino di perlite, quindi per far presto e farvi vedere, riposizioniamo il tutto, va bene? Ecco. Allora, andiamo a metterci, questo facciamo finta che sia già il substrato a posto, ecco. Io solitamente il secchio, che non ha una forma casuale, adesso vi dico il perché, il secchio lo vado a riempire sostanzialmente fino a metà o poco più, ecco qua. Allora, come potete apprezzare, il substrato, anche se lo comprate, chiamiamolo fresco, ok, ecco, è probabile che al suo interno abbia sempre qualche grumo, ok, ecco. Se anche adesso noi bagniamo e questo grumo comunque rimane sostanzialmente intatto, ecco, non è il massimo per un seme per quanto riguarda, vedete, per quanto riguarda appunto la semina, insomma, ecco, non va bene aver terreno compattato. Se sentite un sottofondo ha cominciato a piovere forte, ma non importa. A questo punto, e ripeto, il secchio ha questa forma che può essere rotonda o ovale, ma non con spigoli vivi, andiamo a frollare il tutto con il trapano e il miscelatore, ecco, andiamo. Non vorrei essere ripetitivo, però grande contenitore, substrato, secchio, facciamo il nostro mix, quindi con la sessola o qualsiasi palettina o qualcosa che ci permetta di fare appunto le proporzioni che desideriamo. Andiamo a mettere su un secchio poco più della metà il nostro substrato pronto, ok, da frollare, e poi ci rechiamo dove avete un trapano e un classico miscelatore da resine, oppure piuttosto che da cemento o da collante, insomma, per pavimenti, ecco, e andiamo a sfrollare per bene, il nostro substrato, ecco. Questa operazione ci toglie ogni dubbio che avremo, con sostanzialmente un paio di minuti 3 di appunto di mixaggio, ecco, avremo il substrato che sarà praticamente farinoso e non ci sarà nessun grumo all'interno. Accortezza, prima di fare questa operazione andiamo ad aggiungere prima dell'acqua, ovviamente, quindi lo dobbiamo rendere sostanzialmente un poco più che umido, un bel po' bagnato, per capirci. Andiamo. In qualche video precedente, vi lascio sempre il link sopra, ecco, vi ho fatto vedere anche il mio sistema di irrigazione per quanto riguarda il semenzaio con l'acqua a temperatura ambiente, ecco. Se vi ricordate avevo messo proprio questo click clock appositamente per questo motivo, perché vado a sostituirmi, a cambiarmi, invece di avere il nebulizzatore vado a usare la classica pistola, ecco, per annaffiatura, quindi ho un getto più, diciamo, consistente, perché questo mi serve per andare ad annaffiare il nostro substrato. In questo momento qua vi faccio vedere bene, abbiamo il substrato che è sostanzialmente secco, va bene, quindi in mano non ci resta nulla, va bene, ecco. Dobbiamo portarlo a un'umidità dopo la frollatura che non ci deve restare, anche se umido, nulla in mano, paradossalmente, cioè non si deve attaccare nulla, va bene, ecco. Questo è importante per dopo la semina, vi faccio vedere. Telecomando, attacchiamo, via, andiamo a bagnarlo.
Qui ovviamente vi dico subito che con l'esperienza, con un po' di prove, capirete quanta acqua andare a metterci. Ecco, sostanzialmente basta qualche secondo e il substrato è a posto. Ovviamente bagnato, come vi ho detto. Se serve ancora acqua la potete aggiungere poi, quindi vi portate qui una caraffetta o qualcosa per aggiungere man mano. Cominciamo a mixare. Ovviamente il senso di rotazione deve essere orario, nel senso che la coclea deve tirare in giù il substrato, se no vi arriva tutto in faccia e non è il massimo. Andiamo, ecco, qui è importante il discorso della sezione rotonda, ecco, perché appunto potete andare sul fondo e non avere il problema degli spigoli che resteranno ovviamente non mixati. Andiamo a procedere. Vedete che in questo momento andiamo appunto a frullare al massimo tutto. Se vedete qualche grumo molto di dimensioni importanti potete pure schiacciarlo senza problemi. Ecco fatto, mi sono anche spogliato perché ha cominciato a far caldo, dato che ho chiuso la serretta, fuori piove, sono qua tranquillo. Allora, i trucchi, diciamo, che a mio avviso dovete ricordarvi, sono sempre consigli barra trucchi. Allora, un gran contenitore, ok, i 3 attrezzetti, quindi sessola, rastrelletto e spazzoletta, che ve le faccio vedere poi, acqua a portata di mano ovviamente, e il secchio a sezione o ovale o rotonda. Acqua in quantità giusta, ecco, adesso io vi ho fatto vedere qualche secondo appunto con la pistola per l'acqua e poi un'aggiunta con la caraffetta. Quel che vi deve restare è sostanzialmente un terreno sofficissimo, quindi privo, come potete apprezzare, di grumi, va bene? E soprattutto, come a secco non lascia nulla in mano, anche da bagnato, ecco, praticamente non deve lasciare nulla, ok? Poco o niente sostanzialmente. Allora, detto questo, andiamo ritorniamo al contenitore, al gran contenitore, dove andiamo a mettere il terriccio o in vasetto o in blister. Allora abbiamo sostanzialmente il nostro terriccio bello che pronto, mixato, perlite, insomma quel che serve, ecco. Beh, qui ovviamente neanche vi sto a dire che la perlite è quasi assente perché la sto nuovamente aspettando dopo un ordine online e non vuole arrivare. Allora vado a cambiarmi la pistola, ok, vado a rimettere il nebulizzatore per annaffiare le piantine. Cosa importante, in questo momento abbiamo il terriccio che è umido, quindi pronto per... Sì, sono qua, c'è Sean che mi chiama. Abbiamo il terriccio pronto per, diciamo, metterlo nel blister di coltivazione, ecco, e anche per seminare, perché altro trucco importante, ma sono cose anche ovvie, ecco, non possiamo andare a mettere il seme, ok, su un terriccio secco, ma più un discorso di praticità, cioè non va bene mettere il seme nel terriccio secco e annaffiare poi, ecco, il perché lo vediamo tra un po' quando andiamo appunto a mettere il seme. Adesso andiamo alla fase di riempimento del blister. Prendiamo il nostro blister, qualsiasi esso sia, di dimensioni eccetera, ok? Un secondo che vado a mettere Sean in stalla che piange che fuori piove. Dicevamo sostanzialmente blister in posizione, anche se andrà del terriccio al di fuori del blister stesso resterà comunque nella grande vasca, quindi lo recuperiamo senza problemi, ok? Sessola in mano, io faccio così, ok? Ecco, abbiamo il nostro secchio col terriccio umido, frollato e mixato, va bene? E andiamo sostanzialmente a mettere il nostro terriccio, ok, a grandi linee nel nostro blister o nei nostri vasetti. Apprezzate come, se anche va verso l'esterno, poi questo qua lo recuperiamo con la spazzoletta, ok, e lo riutilizziamo un'altra volta. Andiamo a mano con la spazzoletta o con qualche altro attrezzo che voi volete, non è importante, a me piace toccare la terra, ma andiamo sostanzialmente a riempire tutti quanti i fori. Qui ovviamente con l'esperienza avrete più o meno la misura che serve, quindi non andrete a mettere né troppo né troppo poco, va bene, per quanto riguarda i blister. Ecco, vedete che anche qua, se per caso ce ne servisse ancora, avete comunque i rimasugli negli angoli, quindi possiamo andare a utilizzarli.
La spazzoletta io la uso per andare a fare un lavoro pulito nel vero senso della parola, ma anche per non andare a mettere terriccio inutilmente sopra, diciamo, le fughe eccetera, o comunque averne in più che sborda. Quindi vado a fare così ed ecco qua il mio blister pronto per l'uso, ecco, per accogliere i semi. Una volta che ho il mio blister pronto, abbiamo i nostri blister. Questi sono quelli che ho fatto l'altro giorno, poi per svariati motivi non ho più messo a dimora nessun seme, va bene? Ok, perfetto. Quindi vado ad utilizzare quello che ho appena diciamo realizzato. Quindi questo qua via perché è secco, quindi quello che vi accennavo prima è che va fatto quando il terriccio è umido. In questo caso qua, anche se è fatto da una settimana o da qualche giorno, non andremo altro che a nebulizzare nuovamente il terreno, va bene, quel tanto che serve perché appunto non sia secco, ma della stessa umidità che avrebbe avuto quando appunto lo mixate. Lo mettiamo in parte un attimo, ok, e procediamo appunto con quello appena realizzato. Ecco, qui c'è un segmento che andava fatto, un loculo come li chiamo, che andava fatto un po' meglio, ma vabbè, non importa. Allora, questo è il nostro blister perfettamente pronto per accogliere i semi, ok? A questo punto cosa succede? Dovete prepararvi, che sia tutto bello pronto, che siano più blister, eccetera. Dovete prepararvi tutte quante le vostre bustine, i vostri vasetti con i semi contenuti, che siano pronti, diciamo, all'uso. Io qua negli anni mi sono inventato, man mano che vedevo le difficoltà, o comunque sia potrebbe funzionare meglio così piuttosto che con un altro sistema, mi sono trovato bene con questi cucchiaini qua, che era un set da cucina di mia figlia gioco, ok, però stranamente fatto in inox, quindi sono anni che durano, ecco. E sostanzialmente ho un cucchiaino classico da cucina, questo pseudo cucchiaino che va bene per i semi piccolissimi, ok, quindi per eventualmente prenderli e dopodiché adoperarmi o con le dita appunto o con le pinze. Il cucchiaino invece per la posa a spaglio, nel senso che vado a mettere, mi seguite vero? Vado a mettere i semi, li raccolgo quel tanto che serve e poi vado appunto a seminarli a spaglio dando dei colpetti col dito in modo tale che cada la quantità desiderata. Il pentolino mi serve sostanzialmente per avere un posto sempre perfettamente pulito, quindi essendo in inox è piccolo, vado sempre a pulirlo se dovessero restare dei residui. Oggi vado a provare anche questo mais dolce, perché ho i popcorn, ma provo anche il mais dolce. Ecco, andiamo a tagliare questa bustina e sostanzialmente abbiamo i nostri semi. Ovviamente, e qui blocco subito chi voleva contestarmi il fatto di mettere, mamma che brutti semi però che sono questi qua, sono proprio rinsecchiti, chissà cosa viene, vabbè. Allora aspetta, cambio inquadratura. Stavo dicendo che ovviamente mettere a dimora il seme di mais in questo blister sarebbe non è il suo, no? Ecco, nel senso che ci vorrebbe perlomeno o un vasetto così o addirittura anche un po' più grande per poi metterlo a dimora. A parte il fatto che il mais lo possiamo mettere in campo aperto direttamente, quindi qui volevo solo farvi vedere appunto un seme grande, ok, che si vedesse. Comunque sostanzialmente abbiamo i nostri semi, medi, grandi, piccoli che siano da mettere sul blister oppure appunto su vasetti, va bene, ecco. Cosa succede? Vedi il video precedente appunto dove vi ho spiegato che la regola vuole che il seme vada messo a una profondità della dimensione stessa del seme, in questo caso più o meno 1 centimetro. Allora io, sempre dei giochi di mia figlia, mi sono recuperato questo attrezzino per la plastilina che sembra andare da Dio, ok, per fare sostanzialmente i buchi nei vari blister, va bene? Ecco, lo faccio ovviamente a vista, nel senso che mi adopero di andare giù quel che serve in base al seme e poi andare a metterlo a dimora. Il particolare importante che vi dicevo che il terreno deve essere umido è perché appunto quando si va a fare questa operazione di fare, diciamo, il buco, no? dove andare a mettere il seme, ecco, il terriccio non va, se umido, non va
uno ad attaccarsi, che comunque anche se fosse secco non si attaccherebbe comunque, però resta in forma, ok? Se fosse secco tenderebbe a richiudersi subito il buchetto, a non tenere praticamente la forma che noi ci diamo. Poi invece, se volete fare come me, che ogni tanto mi invento qualcosa di nuovo per andare a diciamo alleggerirmi il lavoro, ok? Mi sono inventato questa tavola, ok, con tutto quanto un set di chiodi, va bene, ecco, a misura e ovviamente con tutto l'interasse e il passo per questo tipo di blister che, ripeto, è quello che utilizzo di più, e sostanzialmente con un colpo solo vado a fare tutti quanti i buchi alla stessa profondità e soprattutto al centro. Ovviamente io adesso i chiodi li ho tenuti, vi faccio vedere il particolare ingrandito. Ecco, come vi dicevo, i chiodi li ho tenuti a circa 2 cm di altezza, ok, in modo tale da poter fare sia un foro con una profondità piccola che andare più in profondità eventualmente dovessi accogliere qualche seme più grande, però indicativamente basta appoggiarla un po', si lascia il foro sul terriccio ed è bella che è pronta. Vi faccio vedere l'operazione che è quanto mai semplice, e in due persone, una persona che mette il terriccio, lo parifica eccetera, e una che va a fare questa operazione, ecco, si fa presto a fare tutta quanta una serie di blister in poco tempo, pronti per appunto accogliere i semi. Vi faccio vedere l'operazione che è quanto mai semplice. Con un po' di manualità non si va altro che a centrare il primo buco in uno spigolo, anche nell'altro, e si va sostanzialmente a lasciare accadere di peso, diciamo, il tutto. Il risultato lo potete apprezzare, è quanto mai semplice. Sostanzialmente ogni loculo, ripeto come li chiamo io, avrà il suo foro più o meno al centro, pronto per accogliere il nostro seme. Vi faccio vedere l'operazione in tempo reale. Non andremo altro che a mettere il nostro semino, va bene, eccolo qua, andremo a metterlo a 1 centimetro in questo caso, andremo a ricoprirlo e poi a schiacciare un po'. Tutto qua. Dopodiché adesso piove veramente forte, quindi vi saluto. Qui ho preso la mia giacca, fa anche caldo all'interno. Dopodiché sostanzialmente non farete altro che andare ad annaffiare, ecco, in modo delicato. Io vi raccomando sempre nebulizzato, nel senso che non andiamo a pioggia che vada a fare magari dei buchi sul terriccio appena sfrollato, appena mixato, quindi va anche a magari scoprirmi i semi, no? Ecco, soprattutto quelli più piccoli. Andremo a dare appunto un'innaffiatura, una nebulizzata, e l'operazione è praticamente conclusa e aspettiamo che appunto germini quanto messo in terra. Io come al solito vi ringrazio per la visione del video, ecco, spero vi sia stato utile, ecco. Saluto come al solito gli iscritti e non iscritti, ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!